Buongiorno a tutti ragazzi, oggi video extra, non era previsto, ma dati tutti i colpi di scena che sono successi ieri nella finale di campionato del mondo in Cile, non potevo non farlo. Volevo fare un video più breve, molto corto, ma in realtà riguardando la gara, analizzandola, ho notato tante cose che non avevo visto durante la diretta e quindi alla fine è venuto un video classico, normale. Sto finendo di montarlo adesso, che sono quasi le 2 di notte di sabato, cioè no, in realtà sono le 2 di mattina di domenica, ma ho troppo sonno, non riesco a terminarlo adesso, quindi voi lo vedrete per domenica sera, ecco, diciamo. A tal proposito, vi ricordo come sempre, per chi non è iscritto al canale, di farlo cliccando il tasto iscriviti qua sotto, è gratis. E già che ci siete, di lasciare un like se vi piacciono i contenuti che faccio per supportarmi, considerando anche tutte le ore di sonno che perdo per farli. Detto questo, però, non perdiamo altro tempo, andiamo subito in pista a vedere cosa è successo, perché veramente ne sono successe di tutti i colori. La partenza scorre via liscia, tutti partono regolarmente, non ci sono contatti e ognuno mantiene la sua posizione. Catanzani dopo soli 2 minuti fa segnare un 17,9 che è qualcosa di mostruoso. Il giro record di tutto l'evento, avete capito bene, non della finale, ma di tutti i 10 giorni di gara. Dietro di lui Ripoll, il francese con la macchina arancio, commette un errore nell'ingresso sul rettilineo, va largo e viene infilato da Takahata, il giapponese con la macchina rossa e bianca. Secondo, terzo, quarto e quinto sono tutti vicini e formano un trenino, mentre vedete nell'angolo in basso a sinistra Catanzani quanto margine ha già preso, quasi 2 secondi e mezzo. Takahata però inizia a spingere e rimonta. Dopo 5 minuti si trova a meno di un secondo di distanza e quando effettua il suo secondo pit stop esce davanti a Catanzani diventando leader della gara con anche un discreto margine. Da questo momento, giro dopo giro, incrementa il suo vantaggio fino a trovarsi 10 minuti dopo con quasi 5 secondi di vantaggio, come potete vedere dai distacchi in alto a destra. Arriva quindi il momento del rifornimento per Catanzani e qui c'è il primo colpo di scena che segna la gara. Osservate il suo rientro ai box. Praticamente commette un errore, frenando probabilmente troppo forte, finisce bloccato contro la paratia, ma per non perdere tempo ad aspettare l'intervento di un Marshall, prova a togliersi dalla situazione da solo, ma finisce per fare una carambola assurda, praticamente fa una capriola in avanti, danneggiando però nell'urto a terra tutta la parte posteriore della carrozzeria. Tra l'altro poi picchia anche proprio nel muretto box. Guardate da questo fermo immagine in che condizioni è la carrozzeria e il retro si nota benissimo da quest'altra inquadratura. I meccanici gli ripristinano la carrozzeria come meglio riescono, fanno rifornimento e anche cambio gomme, ma secondo colpo di scena l'anteriore destra viene fissata male e appena esce dalla corsia box la perde. Adesso deve fare quindi tutto il giro su 3 ruote per rientrare ai box a rimontarla, ma sentite dalla voce del direttore di gara cosa succede, ve la traduco con i sottotitoli. No mechanics on the track. No mechanics on the track. Car number one, you have a pass through. No mechanics on the track. You get an advantage for that. So Da come richiama il giudice di gara, credo che il meccanico di Catanzani sia corso nella corsia box a recuperare la gomma, il che non è consentito, e quindi gli chiamano un drive-thru da scontare come penalità. Catanzani quindi rientra, gli rimontano la gomma e cambiano totalmente la carrozzeria che evidentemente era troppo danneggiata per proseguire e riparte. Da questo momento il giapponese si ritrova solitario senza pressione e inizia la sua masterclass di gestione gara. A 31 minuti ha accumulato un vantaggio di quasi 2 giri, come vedete dalla tabella dei tempi, ma un minuto dopo cala un altro asso. Esattamente a metà gara, 30 minuti spaccati, effettua il suo primo cambio gomme. Quindi, a differenza di tutti gli altri nella top 5 che hanno fatto il cambio a 20 minuti e quindi sono su una strategia a 2 soste, lui ne farà solo una. Arriviamo a 15 minuti al termine, queste sono le posizioni. Ripoll si è portato in posizione 2 e Catanzani in P5 sta provando una rimonta furibonda. Stampa un nuovo record in 17,8, cioè gira 3-5 decimi più forte delle macchine che lo precedono. Ok, possiamo pensare che il giapponese in P1 sicuramente stia gestendo, ma secondo, terzo e quarto sono in completa lotta, quindi sicuramente non si stanno risparmiando. Significa che Catanzani sta volando.
7 minuti al termine, ennesimo colpo di scena in alto a sinistra. Si ammutolisce il motore di Ripoll, che era in posizione 2, proprio mentre si apprestava a entrare sul rettilineo, e quindi si riaprono i giochi tra Kurzbuch, Gruber e Catanzani per le posizioni da podio. Arriviamo agli ultimi 2 drammatici minuti. Catanzani ha completato la sua rimonta pazzesca e ha agganciato Gruber. Prova a infilarlo, ma lo spazio non c'è. Bravissimi a non finire in contatto. Perde leggermente terreno dopo il tentato attacco, ma 30 secondi dopo, a 1,30 dalla fine, torna di nuovo alla carica. Si ricompone quindi il trenino, ma stavolta nella curva che ha visto uscire di scena Ripoll è Gruber a commettere un errore, gli si chiude l'anteriore e Catanzani ne approfitta prendendosi la P3. Tutto è ancora aperto per il podio. Catanzani è on fire e adesso vuole anche il secondo posto. Kurzbuch arriva troppo largo, Catanzani gira strettissimo e prova all'interno, ma i due escono appaiati e nel contatto side by side l'italiano alla peggio finendo per aria. Gruber riprende la posizione 3 e prova ad approfittare del momento attaccando Kurzbuch, ma non trova lo spazio per entrare. Finita così? Neanche per scherzo, inizia l'ultimo giro. Catanzani dopo il volo è ancora disperatamente aggrappato alla gara, ma come vedete è a 1 secondo da Gruber, gap impossibile da colmare con soli 10 secondi al termine, e qua l'ultimo drammatico colpo di scena. A 2 curve dal traguardo a Gruber si chiude nuovamente l'anteriore, vedete che finisce praticamente di punta contro l'asse che delimita il tracciato, e infatti nell'inquadratura successiva vediamo Catanzani che lo sopravanza nuovamente e va a chiudere in P3 prendendosi un più che meritato podio. Che gara incredibile, un altro epilogo degno della finale di un mondiale come 2 anni fa. Si è verificato esattamente quello che dico sempre: nelle gare vincono i più bravi, non i più veloci. È vero, a volte le cose coincidono, ma meno spesso di quanto si pensa, a parer mio. In questa gara Catanzani era indubbiamente il più veloce di tutti, ma ha commesso un errore fatale che a questi livelli nessuno ti perdona. Il vincitore Takahata invece, rispetto ai top 4, è stato l'unico ad essere perfetto dal primo all'ultimo secondo. Era, seppur velocissimo, meno veloce di Catanzani, sì, ma non ha sbagliato niente né lui né il suo team ai box. Ricordo inoltre che con questa vittoria entra nel club che fino ad ora era composto solo da 2 piloti, Collari e Balestri, cioè persone che hanno vinto più di un campionato del mondo di questa categoria, quindi chapeau. Il video potrebbe finire qua, ma mentre lo chiudevo mi sono accorto di 2 cose di cui nessuno ha scritto né parlato, quindi mi viene il dubbio, ma le ho notate solo io? Nel momento in cui Catanzani è stato richiamato per fare il drive-thru, lui in realtà è rientrato e ha sistemato gomma e carrozzeria, non ha scontato il drive-thru, perché quello prevede un passaggio in corsia box senza che nessuno possa toccare la macchina, o sbaglio? Potrei sbagliarmi, non conosco il regolamento alla lettera, quindi sono andato a cercare il manuale EFRA 2025, quello IFMAR non l'ho trovato ma penso sia uguale, anche qua correggetemi se sbaglio. Bene, cosa dice il manuale? Non parla neanche di drive-thru, cioè cito letteralmente: meccanici o spettatori che entrano in pista dall'esterno della corsia box causeranno una penalità che può essere stop and go oppure decurtazione di un giro. Mi pare una regola scritta malissimo, perché a questo punto emergono non uno ma 2 problemi. Primo, parlano di meccanici da fuori dalla corsia box, quindi quelli sotto i box possono entrare in pista? A me non pare proprio. Secondo, dare un drive-thru per queste irregolarità se lo sono inventati in Cile, perché a questo punto da manuale, se Catanzani era da sanzionare, avrebbe dovuto fare uno stop and go o perdere un giro, non fare un drive-thru che, terzo problema, neanche ha scontato correttamente. E questa cosa non è per niente banale, dato che influirebbe su tutto il risultato finale del podio. Finita qui? Ancora no, perché mentre cercavo informazioni riguardo la penalità di cui vi ho appena parlato, mi sono imbattuto anche in questa che onestamente non conoscevo. Traduco ancora: non sono ammessi avviatori in pista durante le finali. Gli avviatori portati in griglia causeranno uno stop and go al pilota relativo. Attenzione, non dice che non si possono usare, dice che non si possono proprio neanche portare. E qua mi è venuto un flash. Guardate il meccanico di Ripoll, cosa aveva in griglia? Un avviatore. E anche quello di Gruber. Catanzani aveva addirittura la pit bag intera. E gli altri più in fondo non si vede, quindi non saprei dire. Chiaramente questa cosa non ha minimamente influito sulla gara, però non è ammissibile in una finale mondiale questo pressapochismo.
Ditemi voi nei commenti cosa ne pensate. Ecco, sarò un rompiballe, ma io sono uno preciso e queste cose mi danno un fastidio che non potete capire. Sia chiaro, non sto togliendo meriti a nessun pilota né team. Per me la colpa non è di chi commette l'errore, la colpa è di chi controlla e non sa quali e come far rispettare le regole. Cioè, troppo spesso si fanno le cose a cazzum e poi questo si riflette su tutta la credibilità del nostro sport. Cioè siamo nella gara più importante al mondo, della F1 del modellismo e ognuno fa quello che vuole come se fossimo una gara su un piazzale? Allora poi non meravigliamoci se ci dicono che andiamo a giocare con le macchinine.